Se pensiamo al codice d'onore nei secoli passati, ci immaginiamo subito nobili e sfide epiche. Ma la verità è che nella quotidianità difendere il proprio nome significava quasi sempre gestire una rissa di quartiere. Tra la fine del 500 e il 600 la buona fama non era una questione di orgoglio, era un bene materiale, una polizza assicurativa. Se qualcuno ti rovinava il nome, ti distruggeva anche il lavoro, i clienti e la vita sociale. Ecco perché gli archivi storici sono pieni di processi nati per motivi ridicoli. Una parola di troppo detta al mercato o un insulto urlato dalla finestra. Mettetevi comodi perché oggi vi racconto in versione podcast come ci si distruggeva la reputazione qualche secolo fa, tra codici d'onore spietati e gestacci d'epoca. Quando immaginiamo i tribunali dell'età moderna, pensiamo a grandi complotti, eresie o crimini efferati. In realtà, una fetta enorme del lavoro dei giudici riguardava una cosa molto quotidiana: i vicini di casa che si insultavano per strada. Perché un insulto diventasse un problema di rilevanza legale, doveva soddisfare una regola. Non contava cosa ti dicessero, ma dove te lo dicessero. Se qualcuno ti insultava dentro una stanza chiusa a quattro occhi, non importava a nessuno. Ma se lo faceva in mezzo alla strada, crollava il mondo. Questo accadeva perché la reputazione all'epoca non era una questione di ego o di orgoglio ferito, era proprio un bene materiale, un pezzo del patrimonio. Se perdevi la tua buona fama, perdevi i clienti della bottega, i vicini non ti prestavano più nulla e nessuno voleva più sposare i tuoi figli. Ecco perché quando si andava a spulciare i verbali dei processi, ad esempio a Venezia o a Bologna, la primissima domanda che il giudice faceva alla vittima o ai testimoni non era cosa ti ha detto, ma era in che luogo eravate e quante persone c'erano a sentire. Il valore dell'offesa dipendeva interamente dal palcoscenico che veniva scelto per lanciarla. Il pozzo o la fontana pubblica erano il centro del pettegolezzo del quartiere. Lì si incontravano le donne per attingere l'acqua o lavare i panni. Se volevi colpire la credibilità di una vicina, dovevi urlarglielo lì, mentre c'erano almeno altre 10 persone con i secchi in mano, pronte ad ascoltare e a riferire a tutto il vicinato. Poi c'erano le finestre e i balconi. Nei centri storici le strade erano strettissime e i muri vicini. Affacciarsi alla finestra e iniziare a urlare improperi contro la casa di fronte era il modo più veloce per tirare dentro tutto il quartiere. Nei verbali dei processi si legge spesso di testimoni che ammettono: sì, ero a letto, ho sentito urlare dalla finestra e mi sono affacciato subito per vedere lo spettacolo. Poi c'era la piazza del mercato o la porta della chiesa. Questo era il palcoscenico più importante di tutti. Un insulto lanciato qui, magari la domenica mattina all'uscita della messa, aveva una portata devastante. Se eri un artigiano o un mercante e venivi offeso pubblicamente davanti ai tuoi clienti, ai tuoi parenti o ai tuoi rivali commerciali, il giorno dopo rischiavi di non vendere più un briciolo di merce. Insomma, più orecchie sentivano l'offesa, più il danno economico era grave e più la punizione per chi aveva insultato diventava severa. Una volta scelto il luogo perfetto e radunato il pubblico, bisognava sferrare il colpo e le parole non venivano scelte a caso. C'era un codice rigido e gli insulti erano differenziati in base al sesso della vittima. Se oggi l'insulto medio è spesso una parola volgare lanciata a caso per rabbia, nel passato insultare era una questione di assoluta precisione. Le parole venivano scelte al millimetro in base alla vittima, perché l'obiettivo non era semplicemente offendere, ma colpire l'altro nell'esatto punto in cui la società esigeva che fosse perfetto. Proprio per questo esisteva una divisione spietata tra gli insulti destinati alle donne e quelli riservati agli uomini. Per una donna la reputazione ruotava attorno a due pilastri: l'onestà sessuale e la capacità di gestire l'economia domestica. Di conseguenza gli insulti più frequenti nei tribunali erano specchiati su questi doveri. Meretrice o puttana
era l'offesa più comune, ma non era per questo meno devastante. Dare della prostituta a una donna non sposata significava toglierla dal mercato matrimoniale. Dirlo a una donna sposata invece voleva dire distruggere l'onore del marito e la legittimità dei figli. Dare della poltrona. Questo è uno degli insulti più interessanti che si trovano nei verbali del Cinquecento. Oggi per noi poltrona evoca la pigrizia o un mobile comodo. All'epoca invece era un'offesa gravissima. Dare della poltrona a una donna significava accusarla di essere sciatta, sporca, incapace di governare la casa, di fare il bucato o di cucinare. In una società in cui la sopravvivenza della famiglia dipendeva anche dal lavoro domestico della donna, questa accusa poteva isolare una massaia dal resto della comunità. Fattucchiera o striga. Non serviva l'Inquisizione per farsi dare della strega. Nel quotidiano accusare la vicina di essere una vecchia striga o di aver fatto il malocchio al bambino del piano di sotto era il modo più rapido per farle terra bruciata intorno, spaventando l'intero quartiere. Per gli uomini invece il codice d'onore si giocava tutto sulla capacità di mantenere la parola data, sull'affidabilità economica e sulla virilità. Potevi dargli ad esempio del becco, che è il classico cornuto, ma nei tribunali d'epoca l'offesa saliva di livello se ti davano del becco beccato, perché il becco era l'uomo tradito a sua insaputa, ma il becco beccato era il marito consapevole del tradimento che decideva però di tollerarlo, magari per interesse. Questo era il massimo dell'infamia, perché cancellava completamente l'autorità dell'uomo sulla propria casa. Poi c'era fallito o ladro. Attaccare l'onestà professionale di un artigiano o di un commerciante dandogli del fallito, del barattiere o del truffatore era un colpo mortale. In un mondo in cui i contratti si facevano spesso sulla parola e sulla fiducia, un uomo marchiato come disonesto perdeva ogni credito in città. Potevi dare anche dell'uomo da niente o codardo. Minare la virilità o il coraggio di un uomo significava declassarlo socialmente, escludendolo dalle decisioni della comunità. Le parole però non erano l'unica arma disponibile. Esisteva un intero codice di comunicazione non verbale fatto di gesti che oggi abbiamo dimenticato, ma che all'epoca finivano dritti nei verbali d'accusa come prove schiaccianti. C'era ad esempio il gesto delle fiche. Si faceva stringendo il pugno e infilando il pollice tra l'indice e il medio. Era un insulto volgare e popolarissimo. Lo cita persino Dante nella Divina Commedia. Veniva usato per esprimere profondo disprezzo o un rifiuto fortemente offensivo. Poi c'era il famosissimo gesto delle corna. Rivolgere l'indice e il mignolo tesi verso qualcuno non era una semplice provocazione, ma era la traduzione visiva dell'insulto di becco, ovvero il cornuto consapevole. Fare le corna a un uomo per strada davanti a testimoni equivaleva a lanciargli una calunnia formale sulla dignità familiare e comportava risarcimenti pesantissimi. E infine c'era l'intramontabile mostrare le terga. Nei processi tra vicini capita spessissimo di leggere di donne o uomini che nel culmine di una lite da una finestra all'altra decidevano di girarsi, sollevare le vesti e mostrare il sedere al rivale davanti a tutta la via. Un gesto universale, chiarissimo e verbalizzato dai giudici con grande precisione notarile. Insomma, ogni singola parola e ogni gesto erano studiati per lasciare un segno profondo. Ma come si passava dall'insulto urlato in piazza all'aula di tribunale? E soprattutto, cosa rischiava chi esagerava con la lingua? Per capire quanto questa faccenda fosse terribilmente seria e quotidiana, basta aprire i faldoni dei tribunali criminali del 5 e 600. Le carte dei processi dell'epoca sono una miniera d'oro. I notai registravano tutto quello che i testimoni riferivano, incluse le parolacce esatte, i dialetti e i dettagli più bizzarri. Vi riporto 2 storie vere che mostrano fino a dove poteva spingersi la cattiveria di quartiere. Caso 1. La guerra dei panni sporchi. Immaginate una via stretta della Bologna del 1580. Da una parte c'è Lucia, dall'altra Maddalena. Tra le due non scorre buon sangue. Un mattino Lucia sta passando sotto la finestra di Maddalena e improvvisamente si ritrova inzuppata dalla testa ai piedi. Maddalena ha appena svuotato il secchio dell'acqua sporca del bucato direttamente in strada. Lucia alza la testa infuriata e Maddalena, invece di scusarsi, si affaccia e le urla davanti a tutti che è una poltrona, una ladra
l'altra e che farebbe meglio a guardare come tiene pulita la sua di casa. Lucia non risponde a Vanvera. La prima cosa che fa è guardarsi intorno. Nota che al pozzo lì vicino ci sono 3 vicine che hanno visto tutta la scena. Così prende i nomi delle testimoni e va dritta al tribunale del Torrone a sporgere denuncia per ingiuria e infamia. Nei verbali del processo si nota lo sforzo dei giudici nel quantificare il danno. Interrogano le 3 vicine una a una per verificare se Maddalena avesse urlato abbastanza forte da farsi sentire anche dall'isolato successivo. Alla fine Maddalena viene condannata a pagare una forte multa in denaro per risarcire l'onore della vicina. Caso 2. La calunnia nell'ombra. Cosa succedeva se invece volevi distruggere la reputazione di qualcuno ma senza metterci la faccia, per evitare di essere preso a bastonate sul posto? Si usava il libello famoso, ovvero il cartello infamante. Nel 600, se avevi un rivale in amore o un nemico negli affari, il metodo più spietato era scrivere una poesia satirica o una filastrocca volgare sul suo conto, magari accusando sua moglie di infedeltà o lui di essere un fallito. Poi, nel cuore della notte, andavi ad appiccicare questo foglio sulla porta della sua bottega o, ancora peggio, sul portone della chiesa del paese. La mattina dopo, tutta la comunità uscita dalla messa si fermava a leggere il pettegolezzo del giorno. I tribunali davano la caccia a questi scrittori anonimi con la stessa severità con cui oggi si cercano criminali pericolosi. Venivano avviate vere e proprie indagini calligrafiche. Si interrogavano i cartolai per capire chi avesse comprato quel tipo di carta o di inchiostro, e se venivi scoperto rischiavi punizioni severissime, dal bando dalla città fino alla pubblica fustigazione, perché colpire nell'ombra, togliendo la possibilità alla vittima di difendersi subito in piazza, era considerato un atto di vigliaccheria intollerabile per il codice d'onore dell'epoca. Questo ci porta direttamente all'ultimo punto. Come si chiudevano davvero queste storie? Le punizioni decise dai giudici erano un capolavoro di psicologia sociale. Ma alla fine, come si risanava un onore distrutto? I giudici non risolvevano tutto chiudendo la gente in una cella buia. Nel passato la giustizia sapeva essere incredibilmente raffinata dal punto di vista della psicologia sociale. Se avevi offeso pubblicamente qualcuno, la punizione doveva avere la stessa identica risonanza del reato. Non bastava pagare o chiedere scusa in privato. Il metodo più temuto e diffuso era la ritrattazione pubblica. Il colpevole veniva condannato a recarsi nello stesso identico luogo in cui aveva lanciato l'insulto e lì, davanti alla stessa folla, doveva pronunciare una formula ufficiale che suonava più o meno così: "Ho mentito, lei è una donna da bene e onorata e io sono un bugiardo". Era un'umiliazione psicologica. Dovevi guardare negli occhi la persona che odiavi e davanti a tutti i vostri vicini e conoscenti gridare ai 420 che eri un mentitore. Si trattava di una gogna sociale devastante che ti marchiava per il resto dei tuoi giorni. Nei casi più gravi, o se l'offesa era rivolta a un nobile o a un'autorità, si passava direttamente alla sfilata dell'infamia. Il colpevole veniva fatto girare per le vie della città a dorso di un asino, seduto al contrario, mentre la folla lo derideva e gli lanciava ortaggi. Insomma, nel passato la lingua era un'arma spietata, ma il prezzo da pagare per averla usata male era altissimo. Forse questa è una delle poche volte in cui rimpiangiamo il passato, perché chi non vorrebbe vedere il tizio che lo ha insultato al volante scendere in piazza e urlare davanti a tutto il quartiere quanto è stato imbecille? Se questo viaggio nella meschinità del passato vi è piaciuto e vi va di sostenere il mio lavoro, vi ricordo che potete abbonarvi al canale cliccando qui sotto. Sbloccherete subito tutte le parti extra che abbiamo accumulato finora. Noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, fate i bravi vicini. Ciao!